Buongiorno amici, oggi iniziamo a parlare della metafisica di Cartesio, dopo aver trattato la fisica meccanicistica, fisica e metafisica, come vedremo, saranno strettamente integrate all'interno del sistema cartesiano. Sto qui in compagnia della mia straordinaria gattona Sofì. Vuoi salutare i nostri videoascoltatori, Sofì? Guardate com'è bella, guardate che occhi, guardate questa gattona stupenda. Allora, vuoi farmi compagnia durante questa video lezione? Come al solito no, immagino, no? Te ne vuoi andare e io non voglio forzarti, però con tutto il prosciutto e il tacchino che ti ho dato mi avevi promesso che saresti rimasta con me. Va bene, le facciamo fare un bel salto, parliamo della metafisica di Cartesio. Dunque, ricordate il metodo geometrico, il metodo a priori, il metodo dell'autoevidenza delle nozioni, il metodo che stabilisce che una nozione è vera oppure è falsa quando è autoevidente oppure quando non è autoevidente alla mente, come le nozioni della matematica, della geometria, dell'aritmetica, quindi trasportare l'autoevidenza intuitiva delle nozioni matematiche anche nella metafisica, ovvero nella filosofia in generale. Cartesio chiama metafisica la filosofia in generale. E come si può applicare questo metodo alla filosofia? Com'è possibile stabilire quali sono le idee filosofiche che risultano chiare e distinte, che possono essere ammesse come vere, come incontrovertibili, perché soddisfano il principio dell'evidenza. Vi ricordate la prima delle 4 fondamentali regole del metodo, la regola dell'evidenza, della chiarezza e della distinzione. Se un'idea è chiara e distinta alla mia mente, in realtà alla mente di tutti gli uomini, perché come vedremo per Cartesio la ragione funziona allo stesso modo in tutti gli uomini, allora quell'idea è vera. Cartesio escogita il metodo del dubbio, un dubbio generale. Cartesio dice: io devo dubitare di tutto, anche in base al minimo indizio, anche in base al minimo problema. Io devo dubitare, io devo mettere in dubbio ogni cosa senza riguardo a niente. Io dubiterò di ogni cosa anche in base al minimo problema e revocherò in dubbio un oggetto o una classe di oggetti anche in base ad un minimo dubbio. Io dubiterò di tutto, quindi un dubbio, appunto, un dubbio generale. Perché Cartesio fa così? Perché lui dice: dubitando di questo e di quello, forse arriverò a scoprire qualche cosa, magari un'unica cosa che resiste al dubbio, e io fonderò la mia filosofia su questo nuovo principio, su questo nuovo punto archimedeo che dovrà reggere tutto il resto. Quindi si tratta, fate attenzione, hanno messo in evidenza gli interpreti, di un dubbio metodico. Cartesio usa il dubbio come metodo della filosofia. Cosa vuole fare Cartesio? Appunto, dubitando di tutto, anche in maniera forse, lo vedremo, esagerata, basandosi anche sul minimo sospetto, dovrà trovare quell'unica cosa che può resistere al dubbio. In questo caso, attenzione, le altre cose che sono state revocate in dubbio potranno essere rimesse in gioco. Quindi si tratta di un dubbio metodico, attenzione, non di un dubbio scettico, ovvero Cartesio mette in dubbio qualcosa, questo, quell'altro, lo vedremo che cosa esattamente Cartesio mette in dubbio qualcosa strumentalmente, ovvero non è detto che ciò che viene messo in dubbio davvero non esiste. Provvisoriamente io considererò ciò che ho messo in dubbio come qualcosa che non esiste, però successivamente
quando poi trovo il metodo della filosofia, quando poi trovo qualcosa di cui non posso dubitare, anche le cose che sono state precedentemente messe in dubbio potranno essere riconsiderate come vere. Non so se mi spiego. Il dubbio rappresenta il metodo, non l'esito di una ricerca. Non si tratta di un dubbio scettico. Gli scettici dall'antichità in poi cosa pensavano? Gli scettici pensavano che il dubbio, l'epoché, la sospensione del giudizio, la messa in discussione della possibilità di arrivare alla verità fosse l'esito di un processo. Per gli scettici il dubbio è la conclusione della loro ricerca filosofica, appunto della loro skepsis, che vuol dire ricerca, da qui la parola scettico. Quindi per gli scettici il dubbio è la conclusione, gli scettici esaminano ogni cosa e alla fine arrivano appunto alla conclusione che né i sensi né l'intelletto possano farci conoscere nulla, che le facoltà umane non possano conoscere la verità e che quindi la verità non esiste o se anche esistesse non è attingibile da noi, quindi non la conosciamo, dobbiamo sospendere il giudizio. Per Cartesio non è così, Cartesio vuole arrivare ad una verità e arriverà ad una verità, capite? Quindi a differenza degli scettici, in Cartesio il dubbio non è il risultato della ricerca, il dubbio è soltanto un dubbio strumentale, un dubbio metodico, un mezzo che gli serve ad arrivare alla verità e non c'è dubbio che magari Cartesio sa già in partenza qual è questa verità che appunto si sottrae al dubbio. Cartesio vuole semplicemente attraverso questo metodo di revocare in dubbio tutto dimostrare con più efficacia, dimostrare che appunto quella verità è una verità indubitabile. Tant'è vero che ci sono anche interpreti di Cartesio che hanno messo in discussione il fatto che Cartesio realmente, sinceramente, dubiti di determinate cose che vedremo dopo. Il dubbio può essere anche strumentale, cioè Cartesio, capite, ha interesse a mettere in dubbio, a considerare come false un insieme di cose semplicemente per dimostrare qual è quella che resiste al dubbio e quindi molte classi di oggetti che vengono messe in dubbio, che vengono considerate non esistenti anche al minimo dubbio, poi verranno rimesse in gioco, verranno invece considerate esistenti. Spero di essermi spiegato. Quindi non è un dubbio scettico, è un dubbio metodico. Però ovviamente gli interpreti hanno messo in evidenza che questo dubbio cartesiano, che questo dubbio metodico sia un dubbio addirittura da un certo punto di vista più forte, più radicale del dubbio degli scettici. Tant'è vero che molti studiosi lo chiamano dubbio iperbolico. Che cosa significa? Cartesio usa il dubbio come un vero e proprio criterio di falsificabilità, criterio di falsificazione. Io dubito di X anche per il minimo motivo, per il minimo sospetto, e allora concluderò che X non esiste, ok? Perlomeno gli scettici, al fine di dimostrare che qualcosa non esiste, appunto, devono fare un ragionamento, cioè gli scettici considerano falso qualcosa in base ad un ragionamento, cioè il dubbio scettico mette in discussione qualcosa quando è stato dimostrato che questo qualcosa non esiste. Invece Cartesio ha bisogno di molto meno per mettere in discussione l'esistenza di qualcosa. Capite? Non bisogna dimostrare, come nel caso degli scettici, la falsità oppure l'incomprensibilità di qualcosa. Per Cartesio basta il minimo dubbio
per considerare non esistente qualche cosa, e quindi è facilissimo mettere in discussione l'esistenza di determinate strutture, di determinati oggetti, come vedremo. Basta il minimo dubbio. Se io non riesco a spiegare, a esplicare in maniera del tutto chiara, del tutto comprensibile, senza un'ombra di dubbio, senza un'ombra di oscurità o di incomprensibilità, un oggetto, allora automaticamente questo oggetto verrà considerato come non esistente. Quindi il dubbio è ancora forse più forte del dubbio degli scettici, perché il dubbio cartesiano, ripeto, non ha bisogno di dimostrare che qualcosa sia falso. Quando esamina qualcosa c'è anche il minimo sospetto, e allora quel qualcosa verrà considerato falso. Ci sono vari stadi del dubbio. Senza scendere in maggiori dettagli, possiamo dire che ci sono due fasi successive del dubbio. Prima di tutto Cartesio mette in dubbio ciò che mi dicono i sensi, le sensazioni, la sensibilità. Che cosa la conoscenza sensibile mi porta a conoscere? Mi porta a conoscere ovviamente la materia, i corpi. Ok, i corpi materiali. Cartesio dice la maggior parte delle nostre conoscenze o presunte conoscenze riguardano i corpi materiali, ci sono date dai sensi, ma possiamo davvero essere sicuri di questo? Possiamo davvero conoscere i corpi materiali in maniera corretta? Oppure i sensi ci ingannano? Possiamo davvero costruire la nuova filosofia, la filosofia basata sul metodo geometrico che dovrebbe sostituire il metodo aristotelico sulla sensazione? Risponde assolutamente di no. I sensi mi ingannano e quindi devo revocare in dubbio, devo considerare almeno provvisoriamente come non esistenti i corpi materiali. Ecco, Cartesio fa proprio questo. Il suo dubbio non è un dubbio conclusivo come quello degli scettici, il suo dubbio arriva a considerare non esistenti una classe di oggetti, in questo caso tutti i corpi materiali, ma lo fa, capite, provvisoriamente. Io metto provvisoriamente in discussione l'esistenza dei corpi materiali, ma lo faccio perché sto seguendo un metodo. La prosecuzione di questo metodo, di questo tipo di ricerca, potrà in seguito revocare dal dubbio l'esistenza dei corpi materiali e dimostrarne in realtà la veridicità, l'esistenza. Quindi provvisoriamente, metodicamente, strumentalmente, io metto in dubbio l'esistenza dei corpi materiali, non perché davvero pensi che non esistano, ma perché penso che non possano essere alla base della filosofia, non siano totalmente indubitabili, non siano totalmente affidabili. E quando una cosa non è affidabile, non è conoscibile con certezza, anche una sola volta, deve essere messa in dubbio. Se i sensi mi ingannano, e mi ingannano, d'accordo, Cartesio dice non mi ingannano sempre, ma basta che mi ingannino alcune volte, in alcune circostanze, basta che i sensi mi ingannino anche una o due volte, e questo vuol dire che i sensi non possono essere alla base della certezza filosofica, che i sensi non mi possono dare quella verità che sto cercando, che si sottrae a ogni dubbio, che resiste in tutti i modi a questo principio di falsificazione. I sensi mi ingannano. Cartesio fa l'esempio della torre. Per esempio una torre da lontano mi sembra tonda, mi sembra che abbia una base tonda, e invece poi mi avvicino e vedo che la torre ha una base quadrata, e quindi i sensi mi ingannano. Ci sono delle vere e proprie illusioni ottiche ricorrenti, sempre uguali per tutti. Cartesio fa l'esempio del bastone, del remo, per esempio, che sott'acqua sembra spezzato. Il remo è diritto, però sapete, la parte che si trova sott'acqua sembra spezzata, sembra deviata, sembra obliqua rispetto alla parte del remo che si trova al di sopra
dell'acqua, quindi i sensi mi ingannano. Questi argomenti, il remo, la torre, da lontano, per esempio un conoscente mi sembra di conoscere qualcuno che vedo da lontano, poi mi avvicino, non è lui. Ecco, tutti questi esempi già erano stati portati, già erano stati enunciati sin dall'antichità, sin dallo scetticismo antico. Però attenzione, Cartesio rafforza notevolmente l'argomento con un espediente molto famoso, quello del sogno. Cartesio dice: io in questo momento potrei star sognando, potrei star dormendo, e quindi tutti i corpi materiali che io vedo, di cui ho le sensazioni, compreso il mio corpo, potrebbero non esistere. In fondo, come si fa a distinguere il sonno dalla veglia? Quando io sto dormendo e sto sognando, ciò che vedo nel sogno, si tratta sempre di sensazioni, sempre di sensi si tratta, ciò che io vedo, ciò che io sperimento, ciò che io colgo con i cinque sensi nel sonno, mi sembra reale. Io quando sogno non mi accorgo di star sognando, penso che tutto ciò che io vedo, che tutto ciò che io sperimento sia vero. Per esempio io sottoscritto, spesso sogno di stare a scuola, io lavoro nella scuola, spesso sogno di stare in classe, di stare nei corridoi nella scuola, di vedere i miei studenti, di fare lezione e così via. E invece mi trovo nel mio letto sotto le coperte, ma io non me ne accorgo, io penso che tutto ciò che sperimento nel sogno sia vero, sia reale, non mi accorgo di star sognando, me ne accorgo soltanto nel momento in cui mi sveglio. Quindi il sogno è indistinguibile dalla veglia. Dice Cartesio: chi mi dice che invece di stare qui vestito con i vestiti che io vedo, con una carta in mano a questa scrivania, mentre scrivo, io in questo momento in realtà non sia nel mio letto, vestito diversamente, spogliato. Non lo posso sapere, quindi tutto ciò che io vedo, compreso il mio corpo, tutto ciò che è esterno alla mia mente, al mio intelletto, al mio io, alla mia coscienza, alla mia autocoscienza, potrebbe non esistere, d'accordo? Cartesio fonda un argomento filosofico che è arrivato fino a noi e che da qualcuno è stato chiamato l'incubo della non realtà. Io potrei esistere soltanto come mente, come intelletto, ma tutto ciò che vedo di materiale intorno a me, tutto ciò che percepisco con la vista e con i cinque sensi, potrebbe non esistere, potrebbe essere un insieme gigantesco di illusioni. D'accordo? Sono stati realizzati anche dei film che portano avanti questa tesi. Ricordate il film Matrix? Il film Matrix, tutto ciò che esiste all'esterno delle menti di alcuni protagonisti del film, in realtà esiste soltanto illusoriamente. Nella mia mente vengono inserite delle percezioni che in realtà non corrispondono affatto agli oggetti che mi sembra di percepire. Non a caso il film Matrix è stato realizzato con la consulenza del filosofo Hilary Putnam, da poco scomparso da qualche anno, che aveva appunto ripreso l'obiezione di Cartesio dell'incubo della non realtà. Hilary Putnam aveva detto: io potrei essere una mente, soltanto una mente all'interno di una sostanza chimica, per esempio, non lo so, un pezzo di silicio all'interno di una sostanza chimica collegato con dei dispositivi. Io esisto soltanto come mente, però all'interno della mia mente qualcuno o qualcosa fa sì che io percepisca illusoriamente un mondo materiale intorno a me che in realtà non esiste. Potrei richiamare un altro film, no? Forse l'avete visto, Inception di Christopher Nolan. Alcuni dei protagonisti non, non sanno se in quel momento sono svegli e quello che vedono è reale, oppure stanno dormendo e quello che vedono è l'illusione di un sogno. Voi sapete che il film gioca anche sull'incapacità da parte dello spettatore di distinguere se ciò che viene mostrato sullo schermo sia reale o sia
il sogno di uno dei protagonisti. E quindi questo argomento ha avuto molta fortuna fino a noi. Potrebbero non esistere i corpi materiali, potrebbero non esistere i corpi, compreso il mio corpo. Queste mani, questi piedi, queste scarpe, questi vestiti potrebbero non esistere. I corpi materiali, tutto ciò che è percepito da parte dei sensi, potrebbe non esistere, compreso il mio corpo. Passiamo al secondo stadio del dubbio. Ovviamente qualcuno potrebbe pensare, d'accordo, i corpi materiali potrebbero non esistere, i sensi sono ingannevoli, sono fallaci, non sono affidabili, però almeno gli oggetti dell'intelletto esistono, perché gli oggetti dell'intelletto, almeno alcuni, non dipendono dai sensi. L'intelletto non lavora soltanto rielaborando i dati sensibili forniti ad esso dalle sensazioni. L'intelletto opera anche a priori o comunque ha delle idee, ha dei contenuti che non derivano dai sensi. Per esempio i contenuti della logica o della matematica. Il principio di non contraddizione fuori da questa finestra o piove o non piove. Il principio di non contraddizione, una cosa non può essere vera o falsa contemporaneamente e nello stesso senso, vale sia che io sia sveglio sia che io stia dormendo. Le leggi della logica e della matematica, che venivano chiamate, adesso vedremo perché, verità eterne, sono vere sia che io sia sveglio sia che io stia sognando. Per esempio, Cartesio fa questo esempio: 3 più 2 è sempre uguale a 5, è una cosa che esiste a priori nell'intelletto, è una verità di tipo matematico, non deriva dai sensi. 3 più 2 uguale a 5, io sono persuaso del risultato di questa addizione sia che io sia sveglio sia che io stia sognando. Oppure Cartesio fa l'esempio del quadrato: il quadrato ha sempre quattro lati, anche se io ne percepisco uno falso, uno che non esiste in sogno. Appunto, siccome si tratta di un materiale dell'intelletto, in sogno lo percepisco comunque. Questo quadrato ha le sue caratteristiche, le sue qualità, le sue proprietà che restano identiche anche nel sogno, perché sono proprietà che attingono direttamente all'intelletto e non dipendono dai sensi. In sogno io non potrò mai pensare che 3 più 2 non faccia 5, oppure pensare che un quadrato non abbia quattro lati. E quindi queste sembrerebbero delle verità certe. Non a caso vengono considerate all'interno della tradizione, della filosofia, anche della teologia cristiana, verità eterne. Che cosa significa? Che sono verità così certe, quella della logica e della matematica, che a differenza di tutto ciò che è stato creato da Dio, è eterno, cioè significa che è coeterno con Dio. Cioè le verità logiche e matematiche, attenzione, esistono dall'eternità, non sono state create, volute o decise convenzionalmente da Dio. Le verità della logica e della matematica esistono dall'eternità come esiste Dio, a differenza dei corpi e di tutto ciò che Dio crea. Dio può creare anche dei sentimenti, delle passioni, ma non può creare le verità logiche e matematiche. Le verità logiche e matematiche sono eterne, sono vere dall'eternità, esattamente come l'esistenza di Dio risale appunto all'eternità, non è stato Dio creato da nessuno. Questo fatto che la logica e la matematica abbiano i loro oggetti considerati come verità eterne è stato affermato lungamente nella storia della teologia cristiana. Per esempio anche Tommaso d'Aquino pensa così, e Tommaso d'Aquino e altri quindi pensano, attenzione, che Dio avrebbe potuto creare qualunque altro mondo diverso da questo, ma non avrebbe potuto crearlo violando le leggi della logica e della matematica. Attenzione, neanche Dio può creare un mondo in cui la somma degli angoli interni dei triangoli non rappresenti 180. Neanche Dio può creare un mondo in cui la serie dei numeri sia diversa
da quella che concepiamo nell'intelletto, neanche Dio può fare in modo che 3 più 2 non faccia 5, neanche Dio può fare in modo che adesso fuori dalla mia finestra, nello stesso tempo e nello stesso senso, piova e non piova contemporaneamente. Non è possibile, o piove oppure non piove e non c'è nessun'altra alternativa secondo il principio aristotelico di non contraddizione. Non è possibile che piova e non piova contemporaneamente, ma non è possibile neanche che né piova né non piova. Uno di queste due alternative deve essere per forza vera e l'altra deve essere per forza falsa. Neanche Dio può fare in modo che non sia così. Anche in un altro ipotetico universo possibile, se si è creato un universo anche completamente diverso da quello nostro, non potrebbe in ogni caso violare il principio di contraddizione oppure appunto le verità logiche matematiche, che proprio per questo motivo, per la loro sicurezza, per la loro certezza, per la loro autoevidenza, vengono considerate coeterne a Dio, eterne, mai create esattamente come Dio. Ma Cartesio mette in dubbio anche le verità della logica e della matematica, cioè le verità dell'intelletto. Quindi il secondo stadio del dubbio fa sì che il dubbio diventi veramente un dubbio radicale, un dubbio veramente iperbolico. Io posso dubitare che 2 più 3 faccia 5. Può darsi che 2 più 3 non faccia 5, ma com'è possibile questo? Ci potrebbe essere, attenzione, un Dio ingannatore, un Dio che mi inganna, che ha fatto sì, magari da sempre, che io creda o che tutti gli uomini credano che ogni volta che facciamo questa addizione 2 più 3 il risultato sia 5, però in realtà il risultato sia 6. Ma com'è possibile? È possibile. Cioè anche il nostro intelletto può sbagliare se viene deviato da un Dio. Dio può farci apparire, magari potrebbe averci fatto apparire da sempre, delle verità logiche e matematiche che in realtà sono sbagliate, che non sono quelle, un Dio che mi inganna, e quindi metto in discussione anche le verità logiche e matematiche che sembrerebbero attingere non ai sensi, ma direttamente all'intelletto, e quindi il dubbio diventa veramente un dubbio iperbolico, diciamo così, esagerato, comunque spinto alle estreme conseguenze, un dubbio volutamente radicale, perché Cartesio ha interesse, ve l'ho detto, a trovare quella cosa che non può essere messa in dubbio neanche dalla minima argomentazione, quindi sia pure momentaneamente deve negare, deve considerare false tutte quelle altre cose su cui si può avere anche un minimo sospetto, anche appunto un sospetto, un dubbio iperbolico, esagerato. In realtà Cartesio, come molti sanno, non chiama questo personaggio che potrebbe avermi dato una logica e una matematica completamente sbagliate, non lo chiama un dio ingannatore, anche se Cartesio sicuramente sta pensando proprio a un dio, sta pensando proprio a Dio, però in maniera prudenziale, siccome ovviamente il dio cristiano è sommamente buono e non si può pensare che mi inganni, Cartesio non usa l'espressione Dio ingannatore, ma usa l'espressione genio maligno. Ma in realtà è un'espressione di comodo. Cartesio sta pensando propriamente a Dio, e a un Dio proprio perfettissimo, onnipotente, compatibile con il Dio cristiano, il genio maligno. Lui scrive in latino aliquem genium malignum, aliquem genium malignum, perché lo nomina all'accusativo. Un qualche genio maligno potrebbe fare in modo che io ho sempre sbagliato quando mentalmente faccio l'operazione interna all'intelletto 2 più 3 uguale 5. In realtà 2 più 3 è sempre uguale è sempre uguale a 6, è sempre stato uguale a 6, e tutti gli uomini sono stati ingannati e hanno pensato che 2 più 3
sia uguale a 5. Quindi anche il mio intelletto può essere deviato, può essere pervertito, può funzionare male anche quando pensa a quelle strutture che sembrano certe di per sé, che sembrano autoevidenti come le nozioni della logica e della matematica. Cartesio aggiunge, attenzione, che se questo genio maligno può avermi ingannato sempre con il risultato dell'addizione 2 più 3, potrebbe evidentemente anche cambiare continuamente le leggi logiche e matematiche. Quindi ovviamente Cartesio, per poter pensare al genio maligno, significa che significa? Cartesio evidentemente non crede alle verità eterne. Cartesio crede che il genio maligno che abbiamo visto in realtà è Dio. Dio crei anche le verità eterne, a differenza di quello che diceva Tommaso o altri, e che quindi le verità, le nozioni della logica e della matematica non siano davvero eterne, ok? Quindi Cartesio non crede alle verità eterne perché crede che non è vero che le nozioni della logica e della matematica siano eterne come eterno Dio, e che Dio comunque sia vincolato anche nella creazione e in tutte le sue operazioni a rispettare le leggi della logica e della matematica. Il genio maligno, cioè Dio, ha creato in maniera convenzionale la logica e la matematica, avrebbe potuto creare un'altra logica e un'altra matematica, e quindi ha creato le regole della logica e della matematica, potrebbe anche a suo piacimento cambiarle. Ecco qui gli interpreti hanno discusso molto, perché secondo alcuni interpreti Cartesio, che era un matematico e che tra l'altro, vi ricordate, proprio per via del metodo geometrico che lui aveva enunciato, delle sue regole, Cartesio, vi ricordate, aveva appunto detto che le nozioni della matematica hanno un'autoevidenza che si impone a tutti, sono certe, tant'è vero che il metodo del matematico deve essere utilizzato anche in filosofia e in altre scienze. E quindi molti interpreti, attenzione, sostengono che Cartesio non abbia mai veramente creduto, non credesse seriamente, sinceramente, al fatto che le verità dell'intelletto mi ingannano, al fatto che non sono eterne, non sono stabili, immutabili, le verità eterne, le verità della logica matematica. Cartesio l'avrebbe detto pur non credendoci veramente, d'accordo? Non credendo davvero alla possibilità che 2 più 3 non possa fare 5. Quindi Cartesio proprio strumentalmente contro le sue convinzioni porta il dubbio alle estreme conseguenze, perché così gli conviene, perché così da un punto di vista metodologico troverà qualcos'altro e non le nozioni dell'intelletto e non i numeri, le figure geometriche, i principi logici, troverà qualcos'altro di indubitabile su cui fondare la propria filosofia. Attenzione, altri interpreti però invece non sono d'accordo, sostengono che Cartesio realmente poteva credere a questa dottrina, cioè all'idea che le verità eterne non esistessero. Perché? Attenzione, perché questa dottrina era portata avanti anche dagli oratoriani, dall'ordine dell'oratorio. Abbiamo già detto, parlando della vita di Cartesio, che lui conobbe De Berulle, il vescovo che guidava l'ordine dell'oratorio. E attenzione, De Berulle e l'ordine dell'oratorio appunto avevano questa caratteristica, non credevano nelle verità eterne, pensavano che le verità della logica non fossero eterne, ma fossero state create e create convenzionalmente da Dio. D'accordo? Create convenzionalmente da Dio. Dio avrebbe potuto creare una matematica, ma anche una fisica, delle leggi fisiche completamente alternative, ma anche le nozioni intellettuali di tipo logico-matematico. Dio le ha create così, potrebbe crearle, potrebbe averle create anche in un altro modo. Potrebbe anche Dio, dicevano gli oratoriani, appunto, cambiare a proprio piacimento in qualunque momento, magari domani,
le leggi, i principi della logica e della matematica. Quindi, attenzione, molti interpreti mettono in evidenza che Cartesio potrebbe aver mutuato la dottrina della negazione delle verità eterne dagli oratoriani. Abbiamo già visto, parlando della vita di Cartesio, che molti sostengono che l'incontro e la conoscenza tra Cartesio e De Berulle avrebbero definitivamente convinto Cartesio a ritirarsi in Olanda, a fare una vita tranquilla e ritirata e a dedicarsi totalmente alla filosofia. Non solo, molti studiosi di Cartesio pensano che davvero la dottrina delle verità eterne e altre dottrine degli oratoriani siano al centro, siano completamente al centro della sua filosofia. Gli oratoriani appunto sostenevano, non c'era soltanto De Berullo, c'erano anche altri oratoriani, altri personaggi che non vi nomino nell'ordine dell'ordine oratorio. Uno di questi aveva scritto, non De Berullo, un altro, proprio un libro per criticare l'esistenza delle verità eterne, e Cartesio, noi sappiamo con certezza, aveva letto quel libro e ne era stato fortemente condizionato. Gli oratoriani erano un ordine controriformista, si erano costituiti per combattere le idee del libertinismo, le idee dello scetticismo e per rinsaldare la fede cattolica. Però, a differenza dei gesuiti, che si occupavano più che altro di argomentazioni scientifiche e razionali, ricordate per esempio il caso di Galileo, quando i gesuiti appunto discettavano di filosofia della scienza. Ecco, a differenza dei gesuiti che nella loro apologia a favore della fede si occupavano del lato razionale e scientifico delle questioni, invece, attenzione, gli oratoriani si occupavano del lato emotivo, del sentimento, pensavano che la fede potesse essere rinsaldata non tanto dalla ragione, dalla scienza, dalla teologia razionale, ma dal sentimento, dalle emozioni. Naturalmente in questo gli oratoriani si rifanno alla lezione di Agostino, a Sant'Agostino. Gli oratoriani pensavano che Dio fosse completamente incomprensibile, fosse incomprensibile alla mente umana, che Dio fosse incomprensibile, fossero incomprensibili i motivi per cui lui aveva creato, che fossero incomprensibili gli scopi, i fini per cui Dio aveva creato, che quindi Dio fosse troppo al di sopra della nostra ragione. Dio infinito, Dio onnipotente, l'uomo non può capirlo in alcun modo con la ragione. Quindi gli oratoriani erano assolutamente contrari a qualunque forma di teologia razionale. Per loro contava la fede, il sentimento, e noi sappiamo che esiste Dio soltanto in base ad una fede, in base ad un sentimento. Per il resto è tutto incomprensibile, d'accordo? E quindi Dio, la sua azione, la sua creazione è del tutto incomprensibile. Dio può fare qualunque cosa e noi non la comprendiamo. Noi, dicevano gli oratoriani, non possiamo essere così presuntuosi da capire che cosa Dio crea, perché lo crea, non possiamo, attenzione, vincolare o limitare Dio. L'idea che, come vi ho detto prima, che la maggior parte della tradizione della teologia cattolica, della teologia razionale cristiana aveva, che Dio avesse dovuto creare, ricordate, in conformità alle verità eterne. Dio non poteva creare facendo sì che 2 più 3 non facesse 5. Per gli oratoriani è un inaccettabile, tutto questo è una inaccettabile limitazione del potere e della volontà di Dio. Dio è al di sopra di noi, fa quello che vuole, per noi è incomprensibile, e quindi secondo gli oratoriani Dio avrebbe creato liberamente, senza vincoli, senza necessità, senza limitazioni. Dio crea liberamente, e quindi dicevano gli oratoriani, Dio crea le leggi che vuole, le leggi fisiche, le leggi matematiche. Dio, dicevano gli oratoriani, Dio decide le leggi del suo regno, le leggi dell'universo, come un re assoluto decide
in base soltanto alla sua volontà le leggi dello Stato, le leggi del suo regno, e quindi Dio non può essere vincolato, noi non lo comprendiamo, non possiamo dire nulla della modalità con cui ha creato, e quindi non possiamo neanche, dicevano gli oratoriani, permetterci di pensare che Dio abbia dovuto creare rispettando le verità eterne, rispettando i principi della logica e della matematica. Secondo gli oratoriani, i principi della logica e della matematica sono stati creati anch'essi da Dio, esattamente come i corpi materiali, e Dio avrebbe potuto creare anche differenti principi logici e matematici, io potrebbe in qualunque momento cambiarli, perché Dio può tutto, è onnipotente, non può essere assolutamente vincolato alla logica e alla matematica. Dio non viene assolutamente vincolato alla ragione, o comunque noi non possiamo certamente saperlo, perché per noi Dio è assolutamente incomprensibile. Questo credevano gli oratoriani, e secondo alcuni interpreti, altri non sono d'accordo, queste idee avrebbero segnato profondamente Cartesio. Naturalmente l'interpretazione di coloro che danno molta importanza per Cartesio alla filosofia degli oratoriani devono necessariamente ammettere che Cartesio sia stato indotto appunto da De Berulle a dedicarsi alla filosofia per motivi apologetici, cioè che tutta la filosofia cartesiana in fondo serva a costruire un sistema filosofico cristiano che inglobi la nuova scienza all'interno del cristianesimo, salvandola, cioè in qualche modo facendo della nuova scienza sperimentale, della nuova idea di ragione, della nuova idea di ragione matematica, uno strumento a favore del cristianesimo. Ad altri interpreti questo sembra eccessivo, perché certo in Cartesio ci sono delle motivazioni religiose, però non sembrerebbe che il punto focale, che l'esito complessivo che Cartesio vuole ottenere con il suo sistema filosofico sia quello di difendere la religione, che insomma lo scopo apologetico in Cartesio non sia lo scopo principale. Ehm, Però attenzione, c'è da mettere in evidenza che comunque le consonanze da parte di Cartesio con le idee degli oratoriani sono molte. Infatti, attenzione, De Berulle è vero, dice che Dio è incomprensibile, che non possiamo esercitare alcun ragionamento razionale in merito a Dio, però attenzione, De Berulle amava anche la nuova scienza, infatti appunto divenne amico di Cartesio, amava e sosteneva la scienza sperimentale. Pensate che De Berulle e gli oratoriani accettavano persino il copernicanesimo, l'eliocentrismo copernicano. E quindi questa è comunque una grossa consonanza con Cartesio. Ritorneremo più avanti sul problema delle verità eterne e sul problema appunto che Cartesio stimola, il problema dello statuto della matematica. Cartesio appunto pensa come gli oratoriani che le nozioni della matematica non siano oggettive, iscritte nella natura, valide dall'eternità, ma le nozioni, le regole della matematica sarebbero appunto del tutto convenzionali e appunto create arbitrariamente, convenzionalmente da Dio, che ne avrebbe potuto creare altre, potrebbe cambiarle in qualunque momento e così via. Alcuni autori si sono spinti addirittura a ipotizzare che le idee degli oratoriani siano anche alla base del meccanicismo cartesiano in alcuni aspetti, ovvero nella negazione delle forme sostanziali aristoteliche oppure delle cause finali aristoteliche, cioè sostengono che persino alcuni aspetti della fisica meccanicistica Cartesio li avrebbe adottati in base alle conseguenze che lui avrebbe tratto dai libri degli esponenti dell'ordine dell'oratorio che lui avrebbe letto.
Comunque, d'accordo ragazzi, abbiamo parlato anche degli oratoriani. Io, attenzione, vi sto descrivendo la metafisica di Aristotele non tanto seguendo la traccia del discorso sul metodo, quanto seguendo quella delle meditazioni metafisiche, delle 6 meditazioni metafisiche, di cui diremo qualcosa di più approfondito nelle prossime lezioni, perché come vi ho detto già in una passata video lezione, io penso che le meditazioni metafisiche siano più precise, infatti sono state scritte dopo, siano più precise, siano più corrette rispetto al precedente discorso sul metodo, e quindi la prima delle 6 meditazioni, abbiamo spiegato solo la prima di 6, la prima delle 6 meditazioni si chiude qui con un dubbio generale, con un dubbio iperbolico. Cartesio ha messo in dubbio tutto in maniera anche, secondo alcuni abbiamo visto, esagerata, anche secondo alcuni abbiamo visto andando al di là di quello che davvero Cartesio credeva. Cartesio avrebbe messo in dubbio, abbiamo visto, anche cose, cioè le verità dell'intelletto, che lui in realtà credeva, proprio per seguire il suo metodo. E quindi sembrerebbe alla fine della prima meditazione che il dubbio sia diventato generalissimo, che il dubbio sia invincibile, che qualunque cosa sia stata revocata in dubbio e che niente possa resistere, possa salvarsi dall'applicazione spietata di questo dubbio, che appunto rappresenta molto facilmente un criterio di falsificabilità, un criterio per dire questo non esiste. Io nutro anche un dubbio minimo nei confronti di questo, quindi questo non esiste. Nulla sembrerebbe salvarsi dal dubbio. E invece no, vedremo la prossima volta che nella seconda meditazione Cartesio dimostra che c'è qualcosa, lo dimostra anche abbastanza facilmente, che c'è qualcosa che in nessun modo può essere messo in dubbio, qualcosa che resiste al dubbio anche quando io dubito di essa, anzi proprio perché io dubito di essa, proprio perché io sbaglio, qualunque cosa io faccio, qualunque cosa io metta in dubbio, qualunque errore io faccio, anche se sto sognando, esiste un qualcosa, una struttura che tuttavia non può essere considerata falsa, non può essere messa in dubbio, e magari la motivazione sta proprio nel fatto che io sto dubitando di tutto, e quindi anche di questa struttura. Qual è l'unica cosa che si sottrae al dubbio, su cui, in base al metodo geometrico, in base al nuovo criterio di verità, dell'evidenza, della chiarezza, della distinzione delle idee chiare e distinte, su cui Cartesio fonda una nuova metafisica, costruisce una nuova metafisica che dal suo punto di vista è completamente inedita e rivoluzionaria. Vedremo qual è l'unica cosa di cui io non posso dubitare nella prossima video lezione, quindi non abbandonatemi, continuate a studiare, a capire, spero, Cartesio con me. Arrivederci.